Ciao e benvenuti in un nuovo video sul mio canale, yeah! Oggi voglio parlarvi della serie TV di Intervista col vampiro, ma non sarò sola perché abbiamo anche un ospite che ringrazio tantissimo, Jane, che tra poco prenderà la parola e ci accompagnerà dentro la serie con curiosità, reference e retroscena. Dopo il suo intervento, poi arriverò io, svelandovi qualche curiosità sulle location. Piccolo avviso prima di iniziare, il video contiene qualche spoiler. Se non avete ancora visto la serie, è giusto avvisarvi. Detto questo, passo subito la linea a Jane e ci vediamo dopo. Salve, analizzeremo la prima stagione di Interview with a Vampire. Questa è la prima serie rilasciata dal progetto Immortal Universe della piattaforma AMC, basata sulle opere di Anne Rice. Oltre alla serie su Intervista col vampiro, sono state prodotte anche Mayfair Witches, basata sulla trilogia omonima, e la recente Talamasca, The Secret Order, una serie originale ispirata all'organizzazione segreta che studia il sovrannaturale del mondo di Anne Rice, con nuovi personaggi e qualche ritorno. Come non citare i produttori principali della serie, ossia Rolling Jones e Mark Johnson. La colonna sonora è curata da Daniel Hart, che ha anche composto il brano Come to Me, che possiamo ascoltare nella serie sia cantato dal personaggio di Antoinette, che per intero nei titoli di coda di un episodio proprio con la voce di Sam Reed, interprete di Lestat. Voilà, comme j'ai dit. Tra i produttori esecutivi non potevano mancare Anne Rice e suo figlio Christopher. Purtroppo Anne è venuta a mancare l'11 dicembre 2021. Nel frattempo a New Orleans vi erano in corso le riprese della prima stagione, notizia che ha scosso sia cast che produzione. Una piccola premessa. La serie ha avuto una trasposizione temporale per renderla più vicina a noi come eventi e presenta varie scelte originali, comunque mantenendo fedeltà non solo al primo libro delle cronache del vampiro, ma aggiungendo anche qualche easter egg di altri libri della saga. E non manca nemmeno qualche omaggio al celebre film del 1994, diretto da Neil Jordan con Tom Cruise e Brad Pitt nei panni di Lestat e Louis. La prima stagione riprende la prima parte del libro, focalizzandosi sugli eventi accaduti a New Orleans, dal punto di vista del protagonista Louis. Lasciate che vi introduca i personaggi di questa stagione. Louis de Pointe-du-Lac, interpretato da Jacob Anderson, un uomo afro-creolo sulla Trentina, proprietario di un nightclub nel quartiere a luci rosse di Storyville, negli anni 10 del Novecento. E sia rispettato che invidiato dai suoi competitori bianchi perché, seppur a New Orleans c'era una certa libertà, era lo stesso dura per un uomo nero e omosessuale. Lo svolgersi degli eventi avviene tra gli anni 10 e gli anni 40, toccando sia tematiche culturali, in primis il jazz e il Mardi Gras, che anche contesti storici un po' disdicevoli. Ma la vita di Louis cambierà totalmente con l'incontro con una creatura sia affascinante, ma anche letale. Lestat de Liancourt, interpretato magistralmente da Sam Reed, che nulla ha da invidiare ai suoi predecessori Tom Cruise e Stuart Townsend. Un affascinante vampiro francese, chioma dorata, occhi glaciali, un principino viziato, eccentrico e istrionico. Il primo incontro con lui avviene in un locale a Storyville e sarà l'inizio della fine. Da qui un rapporto tormentato, fatto di amore e odio, e la serie ci ha tenuto moltissimo a marcare la tossicità della loro relazione. Come si dice, la terra è un giardino selvaggio. Claudia, interpretata solo nella prima stagione da Bailey Bass, rispettivamente al libro e al film, dove è una bambina dai boccoli biondi e gli occhi chiari. Nella serie Claudia è una ragazzina nera di 14 anni, che viveva con sua zia perché è orfana, e viene salvata da un incendio proprio da Louis, col quale svilupperà un rapporto fraterno, contrariamente alla versione classica dove i due hanno più un amore platonico. Claudia lotta col complesso di crescere mentalmente come donna, ma a causa della sua trasformazione in vampiro rimarrà per sempre nella fase della pubertà. Col suo creatore Lestat avrà sempre dei conflitti, ragione per cui Claudia fuggirà varie volte sia come atto di ribellione che come atto di libertà. Daniel Malloy, interpretato da Eric Bogosian, mentre nel flashback del 1973 da Luke Brandon Field.
È un giornalista d'inchiesta sulla settantina, che nel corso della sua carriera ha pubblicato vari bestseller, addirittura vincendo dei premi Pulitzer. Soffre del morbo di Parkinson e, per quello che sappiamo della sua vita privata, è stato sposato 2 volte, di cui una delle mogli si chiamava Alice e ha 2 figlie. Nel 2022, dopo la pandemia Covid-19, viene convocato da lui a recarsi presso il suo attico a Dubai per ripetere l'intervista di 49 anni prima. Rashid, interpretato da Saad Saman, è il fido e anche un po' misterioso assistente umano di lui, e il suo personaggio si rifà a uno dei servi della vampira Eudoxia, citata nel libro Il vampiro Marius. Antoinette Brown, interpretata da Maura Grace Athari, è una cantante jazz con la quale Lestat intraprenderà una relazione per far ingelosire lui. Antoinette è una reference al giovane pianista col quale Lestat passerà del tempo, a dispetto di lui, citato nel primo libro della saga, di cui scopriremo di chiamarsi Antoine solo nel libro Il principe Lestat. La scelta della serie di cambiare genere al personaggio potrebbe far riferimento al complesso di Edipo che Lestat ha con sua madre Gabrielle nel secondo libro, dato che Antoinette appare più matura di lui. Dottor Farid Bansali, interpretato da Gopal Divan, è un medico anglo-indiano che cura Daniel a Dubai ed è una reference a uno scienziato un po' particolare citato nell'11° libro della saga. Nella serie la famiglia di lui ha molta più rilevanza. Nel film del 1994 si dice che sia rimasto vedovo dopo che sua moglie ha partorito la loro figlia, morta anche lei, ma fu una scelta originale. Nella serie si è voluta mantenere fedeltà al libro, ma con qualche libertà. Abbiamo la madre Florence, una donna molto forte e intuitiva, la sorella Grace, che sposerà Levi Frenier, cognome che è una reference alla famiglia Frenier citata nel libro, di cui Grace ha la stessa attitudine di Babette. Il fratello Paul, a cui Louis è molto legato, un fanatico religioso che nei suoi deliri ammette di avere visioni di santi. Dopo la morte del padre, che ha venduto la piantagione di indaco che apparteneva da generazioni a Dulac, lui diviene capofamiglia in quanto primogenito, seppur ai suoi non va molto a genio che si guadagna soldi in attività losche. In una scena Paul fa una battuta a Grace dicendole di andare a chiedere una scopa alle Mayfair e lei, sentendosi offesa, si rivolge alla madre esclamando che la stesse paragonando a una strega. Una chiara reference a un'altra serie dell'Immortal Universe, ossia Le streghe di Mayfair, con protagonista Alexandra Daddario nei panni di Rowan Mayfair. Non vi mancano accenni alla vita di Lestat. Durante una scena a casa di Dulac, confessa a Paul che da bambino era entrato in monastero per studiare e che fu prelevato con forza dai suoi fratelli, dettaglio che troviamo in Scelti dalle Tenebre. Rispetto ai libri, i vampiri hanno molti più poteri sovrannaturali, ma Lestat si limita solamente ad insegnare a lui a come essere un predatore, disgustandosi che preferisca nutrirsi di sangue animale e non di quello umano. In una scena dove Lestat e lui vanno all'opera ad assistere una replica del Don Pasquale di Donizetti, in lingua originale Lestat ha una battuta in italiano, chiaro riferimento alle origini di sua madre Gabrielle, nobildonna napoletana. Lestat racconta in breve della sua trasformazione per mano di Magnus, contenuto nel secondo libro, avvenuto in modo morboso e crudele, e che il suo creatore non gli abbia dato molte informazioni sulla sua nuova vita sovrannaturale, perché decide di morire gettandosi in un rogo. Altro accenno tratto da Scelti dalle Tenebre è il riferimento a Niki, ossia Nicolas de l'Enfant, un giovane violinista, amico di Lestat fin dall'infanzia, che diverrà il suo primo vero amore. La scena in cui Lestat e Claudia giocano a scacchi potrebbe essere una reference a quando Lestat ha una partita a scacchi con suo padre, ormai vecchio e cieco, che in vita fu un burbero marchese di un villaggio dell'Auvergne, in Francia, fino alla Rivoluzione francese, quando fuggì a New Orleans.
Lestat ha l'abitudine di farsi perdonare, facendo regali costosi a lui e Claudia, persino regalandogli il libro delle ore, che appare in Memnoch il diavolo. Anne Frank, che incontra Stephen King. Claudia annota ogni dettaglio della sua vita da vampiro su dei diari, come scopriamo in Merrick la strega, sia le cose più futili che quelle più disdicevoli. Durante la prima fuga, durata 7 anni, Claudia fa per la prima volta un incontro con un altro vampiro che non sia né Lestat né lui. Il suo nome è Bruce, un vampiro dall'aspetto ribelle, che potrebbe essere una reference a Killer, il capo della Fang Gang, di cui fa parte Baby Jenks, che troviamo nella Regina dei Dannati. Claudia non tollera più la mancanza di rispetto da parte di Lestat, soprattutto nei confronti di lui, e pianifica di eliminarlo con laudano e arsenico. Non mancano reference per introdurre dei futuri personaggi. In una scena, Daniel ammira nel soggiorno di Louis un quadro rinascimentale veneziano firmato Marius de Romanus, uno dei personaggi principali delle cronache, che apparirà nella 3ª stagione, The Vampire Lestat, interpretato da Christopher Heyerdahl, che già in passato ha vestito i panni di un altro vampiro, ossia Marcus dei Volturi nella saga di Twilight. In un'altra scena, lui propone a Lestat di visitare la Grecia, e lui mormora coloro che devono essere conservati. E ovviamente stava parlando di Enkil e Akasha, che nel secondo libro vengono custoditi in un tempio nella villa di Marius su un isolotto dell'arcipelago greco. Non potevo non citare la scelta della serie della festa in maschera del Mardi Gras, su idea di Claudia. Iconico è lo spettacolare ballo in costume tra Lestat e lui, tratto dall'ultimo libro della saga, ossia Blood Communion. E ricordate, la memoria è un mostro. Concludo con qualche curiosità. Nel libro Intervista col vampiro, pubblicato nel 1976, il personaggio di Claudia ha 5 anni, proprio come Michelle, primogenita di Ern e suo marito Stan, che purtroppo ha perso la battaglia contro la leucemia nel 1972. Per il personaggio di Lestat, Ern si è ispirata totalmente a suo marito Stan, sia come aspetto che come carattere. Inizialmente il nome del personaggio era Lestan, ma per un errore calligrafico la N divenne T, e il resto è storia. Anne e lui sono entrambi nati il 4 ottobre e dunque Stan e Lestat il 7 novembre. La produzione del film Intervista col vampiro inizialmente aveva pensato di rendere donna il personaggio di Louis per enfatizzare ancora di più una relazione amorosa con Lestat, e si era pensato a Cher o Angelica Huston per il ruolo. Tra le proposte personali di Anne per il ruolo di Lestat vi erano Julian Sands, Jeremy Irons e John Malkovich. La stessa Anne consigliò di invertire di ruolo Tom Cruise e Brad Pitt, ma alla fine rimase lo stesso soddisfatta del risultato. Il film del 1994, diretto da Neil Jordan, è in memoria di River Phoenix, che era stato confermato per il ruolo di Malloy, ossia il ragazzo dell'intervista, purtroppo venuto a mancare prematuramente tra la notte del 31 ottobre e il 1 novembre 1993 allo storico Viper Room di Los Angeles, poco tempo prima delle riprese. A sostituirlo all'ultimo minuto fu Christian Slater, che ha omaggiato con rispetto il collega e amico, devolvendo la sua paga in associazioni benefiche a cui lo stesso River era molto legato. Grazie mille Jane, e adesso parliamo delle location di Intervista col vampiro, almeno per quanto riguarda la prima stagione. La serie è girata principalmente a New Orleans in Louisiana, una scelta super coerente sia con l'atmosfera della storia sia con i romanzi originali di Anne Rice. Insomma, in Intervista col vampiro non poteva non esserci New Orleans. Tra le location più riconoscibili troviamo la cattedrale di St. Louis, che si affaccia su Jackson Square, uno dei luoghi più particolari della città, e spesso utilizzato anche nel cinema. Ma non è finita qui, alcune location fondamentali sono state ricostruite in studio. La produzione ha ricreato interi quartieri storici come il famoso Storyville, costruendo circa 40 facciate presso i Ranch Studios di Chalmette, poco fuori New Orleans. Questo ha permesso un controllo totale su luci, movimenti di macchine, eccetera eccetera.
Un'altra location interessantissima da ricordare è a San Francisco. Nel romanzo originale di Intervista col vampiro, la prima intervista di Lewis con il giovane giornalista avviene in un appartamento su Divisadero Street, numero 503. Una casetta bellissima, ha anche vicino il bungalow di fiducia e di fronte alcune case un po' architerror. Anche se la serie e film possono mostrare questo momento in modi diversi e non sono stati girati qui, questa strada resta un riferimento importante per tutti i fan di Anne Rice. Da appassionata di videogiochi non potevo anche non menzionare Red Dead Redemption 2. Certi scorci della città, palazzi storici, alcune strade mi hanno portato proprio dentro questo videogioco. Non è lo stesso periodo storico della serie, ma tra architetture, strade e atmosfere c'è... New Orleans, tra l'altro, è una delle città più cinematografiche degli Stati Uniti. Qui sono stati girati film e serie come Il curioso caso di Benjamin Button, American Horror Story Coven, The Originals e tantissimi altri. Fatemi sapere se vi piacerebbe anche un altro video sulla seconda stagione di Intervista col vampiro e ovviamente ditemi cosa ne pensate della serie. Io spero il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!